Piccolo disclaimer, nella parte iniziale del video la base mi è stata fornita da Conspit per la recensione, ma spero che non serva. Sottolineo che quello che penso del brand, quello che penso di questo prodotto è totalmente una mia opinione. La mia personale felicità su questo aspetto è che loro sottolineano sempre, tutte le volte che ci sentiamo, che sono totalmente libero di dire quello che penso, e spero che sia chiaro. Iniziamo la review. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo della base Conspit Ares versione Apex. E quando parliamo di Apex ormai spero che sia ben chiaro che parliamo della fascia bassa di Conspit, ma che offre sempre una qualità a livello costruttivo, a livello prestazionale, secondo me di altissimo livello. E anche questa volta inizio dal prezzo, 429 euro per una base da 8 Nm. Ma poi, a prescindere da quella che è la potenza massima, vi voglio raccontare bene nella recensione le mie sensazioni alla guida rispetto alla potenza dichiarata, perché secondo me è un fattore determinante per capire la differenza che può esserci tra diverse tipologie di base che come nomenclatura vengono inserite all'interno degli 8-10 Nm. L'aspetto più stupefacente di questo prodotto sono le dimensioni. Il corpo della base misura 15 x 15 cm. Naturalmente, se consideriamo anche il quick release, arriviamo a 21 cm. Soprattutto poi questa forma che tende a rimpicciolirsi nella parte alta, in realtà ve lo rende ancora più compatto di quello che poi in realtà è. A livello di montaggio sulle vostre postazioni, avete la possibilità di questi due fori M8 distanti 55 mm, oppure nella parte qui sotto ci sono degli inserti M6 posti a una distanza di 80 mm e l'interasse massimo sono 60 mm. Penso che si possa montare praticamente su qualsiasi postazione. Il corpo centrale della base è totalmente in alluminio e questo serve anche per andare a dissipare il calore. Vi dico, pur essendo una base molto piccola, anche utilizzata sempre alla massima potenza, arriva a riscaldarsi, ma mai in modo eccessivo. È carina nella parte sopra la serigrafia Ares Apex. Front cover e back cover in plastica. Inizio con la parte frontale parlandovi del nuovo quick release. In realtà saranno sempre disponibili su tutte le sue basi tutti e due i quick release. Questo è considerato quello più economico. Fanno parte della serie dei quick release NRG che sono compatibili anche con Moza, con SimMagic e con PXN. In questo caso per Conspit in realtà è il quick release meno pregiato. Il modello che avete visto nelle mie precedenti recensioni sull'Ares da 12 e da 20 Nm in realtà è il quick release di alta fascia di Conspit. Nella parte frontale del quick release, come vedete, ci sono delle piastre che servono per la connessione USB e alimentazione del volante. Per quanto riguarda il sistema di serraggio, ci sono queste sedi dove vengono alloggiate delle sfere e tengono totalmente solidale quello che è il quick release lato base con quello lato volante. Faccio però presente, ve lo faccio vedere, naturalmente questo è il volante della serie Apex, ma ci sarà una recensione specifica per questo, ma l'ho utilizzato con un altro quick release. Questo è il quick release lato volante, per montarlo va allineato, montato. L'unica particolarità che mi sento di farvi notare è che per andarla a smontare purtroppo non ce la fate premendo soltanto con la parte sopra, ma dovete sempre premere la parte interna e come vedete in automatico viene espulso il volante.
Personalmente comunque un quick release molto solido e solidale con la base, al pari secondo me anche del modello più costoso. Voglio mettere una piccola nota qui, ma ho già fatto questa richiesta a Conspit, essendo il loro sistema già predisposto per la connessione USB sul quick release, io ho consigliato di iniziare a creare dei cavetti compatibili con la maggior parte dei volanti, in modo che potete utilizzare volanti anche di altri brand direttamente con una connessione interna. Attualmente comunque il sistema Conspit è compatibile con qualsiasi volante. Naturalmente dovrete connetterlo in modalità esterna. In questo caso dovrete acquistare questo accessorio che aggiunge una porta USB al mozzo e vi consente di collegare tramite cavo qualsiasi volante. Io l'ho utilizzato anche con il volante Asher Artura ed ha funzionato in maniera perfetta. Oltretutto questo piccolo accessorio costa meno di 30 euro. Allunga di poco più di 2 cm quello che è il mozzo, ma secondo me fa anche comodo. Naturalmente ve lo dovrete montare da soli, ma basterà svitare le viti intorno al mozzo, scollegare l'attuale collegamento e collegare questo anello con la sua elettronica. Per fare anche ulteriori test di tenuta dell'alimentazione ho collegato anche il mio volante Cube Controls GTX 2 e anche la parte dello schermo ha funzionato perfettamente, quindi credo che fornisca tranquillamente il giusto voltaggio. Passiamo adesso alla parte dietro, perché anche qui ci sono delle interessanti novità. Abbiamo un pulsante di accensione, il connettore di alimentazione, un connettore RJ per le stop che non viene fornito, dovrete comprare separatamente, ma personalmente anche con basi di questa potenza non mi preoccuperei più di tanto, però è una vostra scelta. E ci sono delle connessioni USB Type-C, la connessione dati che dovrete connettere al vostro PC, due porte USB Type-C per la connessione di accessori della serie Conspit e per la prima volta Conspit utilizza una porta USB Type-C a cui potrete collegare qualsiasi cosa della vostra postazione. Sarà un pass-through per il vostro PC per qualsiasi periferica e soprattutto a livello dispositivo sulle nostre postazioni, secondo me una porta direttamente sulla base fa sempre comodo. Arriviamo adesso alle caratteristiche del motore. 8 Nm. In questo caso mi sento di dire, avendone provati vari di questa potenza, fa parte di quella categoria che anche con questa forza riesce a dare una buona presenza nella parte centrale, dove per esempio ci sono alcuni brand che peccano un po'. Quindi, come sempre, a livello costruttivo, nelle specifiche dei newtonmetri che vengono utilizzati, sono sempre convinto che Conspit utilizzi i corretti avvolgimenti per sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche che deve avere la base che sta costruendo in quel momento. A livello di encoder abbiamo 21 bit, ma non è più un encoder assoluto, abbiamo un encoder magnetico. E questo cosa comporta? È sì un encoder molto preciso, ma la qualità di quella precisione è inferiore sicuramente a tutti i modelli Conspit Ares da 12 e da 20 Nm. Comunque preciso che è la stessa tecnologia che utilizzano tutte le basi oggi disponibili intorno alla fascia 8-10 Nm. E questo perché sono basi che devono andare a prendere una fascia più bassa di pubblico e devono costare molto meno. Faccio anche una piccola nota: ci sono basi che fino all'altro giorno utilizzavano questo encoder anche nella fascia più alta e venivano e vengono vendute ancora oggi come basi considerate di fascia alta a prezzi competitivi, ma il motivo del prezzo competitivo in quel caso adesso avete capito qual è. Mi sento poi di dire che anche da spento il rotore interno si comporta molto bene, è meno liscio rispetto alle versioni da 12 e da 20, ma devo dire un ottimo lavoro per questa tipologia di base. Come sempre poi l'aspetto più importante è il software e ho fatto un video per voi. Eccoci al Conspit Link. Andiamo subito a selezionare la periferica. In alto qui a sinistra abbiamo la foto della base. Con questo pulsante possiamo andare a aggiornare il firmware. Quello che sto utilizzando per questa recensione è la versione 1.0.3, che è l'ultima attualmente disponibile. Abbiamo una prima schermata basic in cui possiamo andare a fare già le prime modifiche. Nella parte centrale qui a sinistra possiamo andare a fare un ricentraggio della base e abilitare e disabilitare quella che è la forza massima. Ancora qui sotto tutti i vari settings che sono già disponibili da parte di Conspit, ma vi consiglio di andare a esplorare i vari settaggi e crearvene uno ad hoc per voi.
Nella parte centrale possiamo settare i gradi volanti, settare anche in modo più intuitivo i range disponibili più utilizzati. Nella parte qui sotto invece andremo a scegliere quanto deve essere duro o morbido l'end stop del volante. Scegliete il settaggio più adatto a voi. Nella parte invece ancora qui più in basso avremo le temperature di come sta lavorando la base, il MOSFET e tutto quanto. Cosa molto interessante è che avete anche la possibilità di vedere quanti newtonmetri sta esprimendo la base, e questo vi può essere dal mio punto di vista molto utile per capire, anche utilizzato al 100%, anche sfruttando al massimo al 100%, qual è la forza reale con cui state giocando. Nella parte qui a sinistra possiamo scegliere già la forza che possiamo utilizzare e i vari effetti di friction, damping e lo smoothness, cioè l'allisciamento del segnale del gioco. Però ve ne parlo in maniera più approfondita nella sezione Advanced. Abbiamo sempre nella parte sinistra gli stessi settaggi che abbiamo nella Basic, ma nella parte centrale aumentano i filtri disponibili. Abbiamo sempre il Max Force, l'Effect Gain sarebbe la forza degli effetti del gioco. Anche in questo caso vi consiglio sempre di tenerla al massimo. E poi abbiamo Mechanical Friction, Damping e Inerzia. Sono i filtri base di ogni motore. Questi settaggi ce li hanno tutte le basi e servono per dare già un primo feeling alla vostra base. Personalmente non mi piace avere un effetto troppo libero di volante e sempre un pochino di questi effetti glieli do. Scegliete voi quello che preferite. Poi abbiamo Filter Frequency e Filter Sharpness. Sono proprio quegli effetti che vanno a smostare il segnale. In realtà questo va a centrare una frequenza e l'ampiezza dove deve lavorare. Vi consiglio, in modo più semplice, andare su Basic e andarla a impostare da lì. Vedete che ad ogni cambiamento andrà ad impostare una correlazione diversa di questi due filtri. Secondo me è il modo più semplice e anche più semplice da capire anche per voi. Nella parte più sotto abbiamo sempre la possibilità di andare a impostare i gradi sterzo, volendo potete anche scriverli. Poi abbiamo altri due filtri, Limit Force, che va a diminuire le forze costanti in curva, e Rotation Speed, che vi permette di diminuire le velocità di rotazione. Per quanto riguarda queste forze vi consiglio di tenerli spenti, in questo caso 100, in quell'altro caso disattivato. Questo perché per una base con 8 Nm secondo me non serve andare a togliere nulla e conviene invece sfruttarla al 100%. Anche diminuire la velocità di rotazione vi farà percepire le forze in maniera più leggera. Quindi proprio nel caso di questo genere di forza vi consiglio di tenerle disattivate. Sono importanti per forze secondo me dai 15 Nm in su. Nella parte in alto a destra, Centering Force, è la molla di centraggio. Vi consiglio di tenerla sempre spenta. Direct Input. Questi su tutti i loro profili li tengono sempre spenti a 0. Io personalmente gliel'ho detto già loro più volte, ma ve lo dico anche a voi, teneteli sempre al 100%. Significa neutro, significa non fare nulla. Se il gioco ce l'ha, lo sentirete, se il gioco non ce l'ha, non lo sentirete. Ultima schermata, Game Settings. Potete invertire gli assi del destra-sinistra e invertire il force feedback. Sono ormai feature che hanno anche direttamente all'interno quasi tutti i giochi. Non mi è mai capitato di doverlo utilizzare, ma se volete potete farlo. Naturalmente tutte le volte che fate un cambiamento andate a salvare, salvate su Flash e salvatevi nel caso il vostro profilo preferito. Ma per quanto riguarda il software, penso di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Spero che sia chiaro tutto. Devo dire che l'offerta di software che ha tutte le funzionalità che hanno anche i prodotti di fascia più alta del mondo Conspit, secondo me è un bel regalo. Anche se, in tutta onestà, e arriviamo quindi adesso un po' anche a quelle che sono le conclusioni su questo prodotto. Per quanto riguarda questa fascia di potenza, diciamo che alcuni filtri, secondo me, non serve utilizzarli, perché probabilmente andrebbero ad inficiare troppo sul feedback quando avete a disposizione questo genere di potenza. Tolto questo aspetto, però, ritorno sul discorso 8 Nm Conspit. Hanno una consistenza nella parte centrale, dal mio punto di vista paragonabile tranquillamente ad altre basi dichiarate anche per 10 Nm. Avevo riscontrato anche questo personalmente sulle basi PXN. Devo dire che anche la Apex di Conspit offre una zona centrale molto corposa rispetto ai suoi 8 Nm. Per quanto riguarda poi proprio l'esperienza di force feedback che avete con la base,
devo dire appagante sia sotto il punto di vista dei dettagli, che spesso si celano sotto l'aumento di forza. In questo caso ci sono comunque dei settings che possono portarli più a galla e la base riesce ad esprimerli secondo me in maniera eccellente, andando a filtrare molto poco quello che è il mozzo di base. L'ho provata con tantissimi giochi, da iRacing, Project Motorsport, Assetto Corsa Evo, Assetto Corsa Competizione, Le Mans Ultimate, Race Room. Si è comportata sempre in maniera eccellente, conoscendo molto bene il force feedback di questi giochi, utilizzandoli anche con basi di alta fascia. Bisogna fare quel tipo di confronto, perché con le basi di alta fascia si capisce veramente il potenziale e l'espressione di un determinato gioco, e poi si può capire anche prodotti di questa fascia come si esprimono. L'abbinamento con il suo volante Conspeed Apex 310 è la combo perfetta, soprattutto perché è un volante molto leggero, in realtà anche da un aspetto estetico molto interessante, ma soprattutto leggero, e quindi fa esprimere al meglio quelli che sono i newtonmetri di questa base. E quindi in generale consiglio di utilizzarli con volanti il più leggero possibile. Come ho fatto vedere nei vari video, l'ho utilizzato anche con l'Asher. Per quanto è un volante senza schermo, è un volante molto pesante e quindi va ad amperizzare a livello meccanico molto la base. Il force feedback va a perdersi un pochino rispetto all'utilizzo di volanti molto più leggeri. Ma nel caso specifico pure di Conspeed, avendo nella sua line-up volanti a dei prezzi molto interessanti e soprattutto sempre volti alla leggerezza, essendo costruiti nella maggior parte dei casi in totale carbonio, penso che con una spesa molto contenuta riuscite a farvi un ecosistema con un volante rotondo e un volante serie GT Formula a prezzi secondo me molto competitivi, mantenendo sempre molto alta l'asticella della qualità. Naturalmente, essendo io un utente abituato a giocare con forze più grandi, nella parte dei settaggi io consiglio con queste forze andare a modificare sempre un pochino la gamma dinamica e anche addentrarsi un pochino in quelli che sono settaggi un pochino più alti a livello di forza, che implicano anche un pochino di clipping in alcune circostanze, tipo l'Oruge, oppure quando salite sopra cordoli molto, molto alti. Però tutto questo a favore di una corposità, di un'esperienza di guida secondo me molto più appagante. Conspeed offre la possibilità nel suo software anche di vedere la forza che sta sprigionando in quel momento la base. Ho voluto fare due test, che sono quelli che vi sto facendo vedere, che mostrano nella stessa pista un settaggio, quello che sarebbe il settaggio corretto senza avere clipping sulla base, che tipo di esperienza in forza vi propone. Naturalmente andando ad alzare un po' la forza massima, andando a creare una gamma dinamica un pochino più gonfia nella parte centrale, secondo me l'esperienza di guida diventa, dal mio punto di vista, anche con questo genere di base, molto appagante, e io in questo caso chiuderei un occhio se ogni tanto potete vedere del clipping sul software. Naturalmente poi la scelta sta a voi. Io è la considerazione che faccio tutte le volte che utilizzo basi che arrivano fino a 10 Nm. Arriviamo quindi al prezzo 429 euro. Naturalmente lascerò tutti i link in descrizione per poterla acquistare dal rivenditore ufficiale. Aspetto poi importante è che potete acquistarla anche in bundle con il volante e la pedaliera, naturalmente a prezzi più competitivi, e ci sarà anche un mio codice sconto per la spedizione. Naturalmente utilizzarlo porta un piccolo sconto per voi, ma supporta anche il mio canale e la collaborazione che ho con questi brand. Ringrazio Conspeed per credere nel mio canale e farmi recensire tutti i suoi prodotti. Devo dire, e lo dico sempre alla fine di tutte le recensioni che sto facendo ultimamente per Conspeed, mi sento anche di averlo scoperto e aver capito subito il potenziale. Se molto spesso mi vedete parlare con questo entusiasmo anche di prodotti di questa fascia, è proprio perché è un'azienda che mi ha colpito fin dal primo momento, proprio per l'attenzione che mette anche negli aspetti estetici oltre che funzionali. E voglio sottolineare quest'altro aspetto: sono sempre molto attenti e recettivi su quelli che sono anche i consigli, compreso quello per esempio che gli ho dato nel quick release di implementare soltanto dei cavetti per utilizzarli su altri volanti, molto recettivi a quelli che possono essere piccoli miglioramenti su quelli che sono i loro prodotti. Naturalmente ragazzi, vi ringrazio sempre per seguirmi, è sempre gradito un bel pollice all'insù, iscrizione al canale, ci vediamo alla prossima review, ciao!